benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo della Bell Retinoscopy, che è una retinoscopia dinamica il cui sviluppo si attribuisce solitamente ad Apple, a Streff e ad Henry. Fondamentalmente lo scopo di questa retinoscopia dinamica è quello di calcolare il lag accomodativo, ma anche di valutare se con l'aggiunta di lenti positive o di basso potere si va a migliorare la performance visocognitiva dell'individuo se esse sono rispettose della binocularità dell'individuo. Il target impiegato è solitamente una pallina di Wolf, ma si può usare anche un target ideale che agevola l'intera procedura, anche se originariamente era una campanella, un campanellino, e da qui infatti prese il nome di Bell, perché in inglese campana si dice Bell. La distanza di esecuzione della Bell Retinoscopy è di 50 cm e durante l'esecuzione l'esaminato è invitato ad osservare il target mentre l'esaminatore si pone frontalmente e simmetricamente all'esaminato. Dunque, partendo dalla distanza di 50 cm, l'esaminatore fa avvicinare il target all'esaminato in maniera simmetrica. Poi va con il retinoscopio, sempre alla distanza di 50 cm posto, va ad esaminare il riflesso retinico nelle sue caratteristiche di movimento, di colore e di brillantezza. Inizialmente ci dovremmo aspettare, per via del lag accomodativo, un movimento concorde. Quindi durante la fase di avvicinamento ci sarà un punto in cui il movimento concorde passerà a neutro e poi a discorde. Noi dobbiamo annotare proprio quel punto in cui c'è il passaggio dal movimento concorde a quello discorde. Solitamente per valori expected esso avviene fra 42 cm e 35 cm. Poi, una volta che abbiamo annotato il punto in cui il riflesso retinico passa da concorde a discorde, allora compiamo un movimento opposto e quindi l'esaminatore porta verso di sé adesso il target e praticamente andiamo ad annotare il punto dello spazio in cui c'è un cambio, quindi un passaggio dal movimento discorde a quello concorde, che per valori sempre expected dovrebbe avvenire fra i 37 e i 40 cm. La differenza a livello diottrico fra questi due punti è praticamente il lag accomodativo. Ovviamente i valori previsionali sono di circa più 0,50 più 0,75 a livello di lag. È chiaro che per valori fuori da quelli previsionali abbiamo determinate problematiche. Ad esempio potremmo avere un movimento che inizia come concorde ma non diventa mai discorde. In quel caso potrebbe esserci uno squilibrio binoculare. Oppure potremmo avere un movimento che è già all'inizio discorde e non diventa ovviamente mai concorde né in fase di avvicinamento né in fase di allontanamento. In quel caso si tratta di miopia conclamata solitamente. Poi la Bell Retinoscopy c'è da dire che è molto utile per valutare l'equilibrio binoculare, quindi in casi di esotropia o exotropia intermittente. Purtroppo è una retinoscopia un po' complicata da eseguire, specie per chi ha le prime armi, e il suo problema è che ha tante variabili da considerare e queste la rendono poco precisa ovviamente rispetto alla MEM. Ovviamente fra la MEM e la Bell nel calcolo del lag la MEM è di molto più efficiente. Dunque questo è il video sulla Bell Retinoscopy. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto video. Bella Opto Style!